Ciao a tutti e benvenuti a Storie dalla soffitta, il nostro angolo dedicato alla nona arte e ai grandi capolavori del fumetto italiano. Oggi voglio parlarvi di un uomo straordinario e della sua straordinaria visione, Renato Bianconi. Lui, con la sua casa editrice, l'editoriale Metro, ha saputo creare un universo ricco di immaginazione, umorismo e spensieratezza che ha accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani. Preparatevi a immergervi in una storia di passione e creatività, perché quella di Renato Bianconi non è solo la storia di un editore, ma un vero viaggio nel cuore della cultura popolare italiana. Renato Bianconi nasce a Milano il 1 febbraio 1928, in un'Italia che, appena uscita dalla guerra, aveva bisogno di leggerezza, speranza e nuove forme di intrattenimento. Bianconi, fin da giovane, intuisce il potere della carta stampata e inizia a collaborare con diverse realtà editoriali. Ma non si accontenta. Nel 1952 decide di fondare una sua casa editrice, Il Ponte, destinata poi a trasformarsi nell'editoriale Metro. Una scelta coraggiosa, quella di mettersi in proprio, ma dettata dalla sua grande passione per il fumetto e dalla voglia di offrire qualcosa di diverso al pubblico italiano. Quello che rende speciale l'editoriale Metro è la sua anima popolare. Mentre altre case editrici puntavano su personaggi esotici o americani, Bianconi voleva dare voce a un fumetto che parlasse agli italiani, con un linguaggio immediato e storie capaci di far sorridere e riflettere. E ci riuscì, grazie a una squadra di autori e disegnatori straordinari e a una creatività senza limiti. Il successo dell'editoriale Metro non è stato frutto del caso, ma del genio di Bianconi e dei suoi collaboratori, che hanno dato vita a una galassia di personaggi unici, in grado di parlare direttamente al cuore dei lettori. Tra questi, uno dei più celebri è senza dubbio Geppo, il diavolo buono che vive all'inferno, ma che di infernale ha ben poco. Creato da Giovan Battista Carpi e Giulio Chierchini nel 1954, Geppo è una figura dolce e altruista, quasi un'anomalia nell'universo oscuro in cui si muove. Le sue storie, fatte di paradossi, comicità e qualche riflessione, lo hanno reso un'icona del fumetto italiano. La sua goffaggine e il suo cuore puro sono un inno alla gentilezza e alla bontà, qualità che lo distinguono da tutti gli altri diavoli. Un altro pilastro della Metro è stato Soldino, un piccolo sovrano con un'enorme capacità di far sorridere. Creato nel 1957 da Carpi, Soldino è un bambino re dello stato di bancarotta, ma la sua vita è tutt'altro che lussuosa. Con il supporto della sagace nonna Abelarda, Soldino affronta 1000 peripezie, tra umorismo e un pizzico di satira sociale, che ancora oggi risulta sorprendentemente attuale. E poi, come dimenticare nonna Abelarda? Una delle nonne più dinamiche e intraprendenti del fumetto? Abelarda non si limita a fare la maglia o cucinare biscotti. Lei è un personaggio che vive avventure rocambolesche, spingendo i lettori a uscire dai soliti stereotipi. Una figura femminile forte che ha fatto breccia nel cuore di tantissimi bambini. Non meno importanti sono stati Trottolino, lo scoiattolo dall'animo avventuroso, e il celebre Braccio di Ferro, il marinaio reso ancora più popolare dalle pubblicazioni di Bianconi, che lo reinterpretò con storie originali cariche di umorismo nostrano. Braccio di Ferro, pur nato negli Stati Uniti, è diventato un simbolo di forza e tenacia anche grazie alla mano italiana che gli ha dato nuova vita. L'editoriale Metro non è mai rimasta confinata in un solo genere. Bianconi e i suoi collaboratori hanno esplorato con coraggio ogni campo del fumetto, dal western all'avventura, dal bellico al poliziesco, fino all'erotico, cavalcando le tendenze del mercato con grande intuizione. L'idea di spaziare così tanto nasceva dalla volontà di offrire storie per tutti i gusti e ogni fascia di lettore, dimostrando una flessibilità che ha reso l'editoriale Metro una delle realtà più interessanti e prolifiche del panorama italiano. Non tutto è stato un successo, ma questa capacità di osare ha contribuito a creare un catalogo variegato, capace di soddisfare le esigenze più disparate. Dietro ogni grande personaggio c'è sempre una squadra di creativi che lavorano per renderlo vivo e indimenticabile. L'editoriale Metro poteva vantare artisti del calibro di Giovan Battista Carpi,
che ha dato un'impronta inconfondibile a molti dei personaggi più amati. Al suo fianco c'erano Giulio Chierchini, maestro nel creare atmosfere uniche, e Luciano Gatto, capace di portare freschezza e dinamismo nelle sue tavole. Anche Sandro Dossi, noto per il suo lavoro su Braccio di Ferro, ha contribuito a fare della Metro un punto di riferimento nel panorama fumettistico italiano. Il suo tratto era ironico e vivace, perfetto per catturare l'attenzione dei giovani lettori. E non dimentichiamo Tiberio Colantuoni, un disegnatore che ha saputo arricchire il mondo Metro con la sua straordinaria creatività, portando nuovi personaggi e storie che si sono fatte spazio nei cuori di tanti. La forza delle pubblicazioni di Bianconi stava nella loro capacità di riflettere la società italiana del tempo, con tutte le sue contraddizioni e i suoi sogni. I fumetti della Metro, pur essendo leggeri e umoristici, non mancavano di offrire spunti di riflessione. Pensiamo a Soldino, il piccolo re che vive in una terra di crisi economica, o a Geppo, un diavolo buono in un mondo che spesso sembra premiare i furbi e i cattivi. Bianconi è riuscito a creare un microcosmo in cui i lettori potevano riconoscersi, ridere delle proprie debolezze e, al tempo stesso, sognare un mondo migliore. La sua intuizione di adattare personaggi stranieri al gusto italiano, come Braccio di Ferro e Felix il Gatto, dimostra quanto fosse attento alle esigenze del pubblico e alla necessità di rendere ogni storia più vicina alla realtà culturale del nostro paese. Anche se l'editoriale Metro ha cessato le pubblicazioni, il suo lascito è ancora vivo. I personaggi creati da Renato Bianconi sono parte integrante della nostra memoria collettiva e le loro avventure continuano a farci sorridere e sognare. Non sono solo fumetti, sono un pezzo della nostra storia, un tributo all'immaginazione e alla capacità di raccontare storie universali con semplicità e profondità. Se anche voi, come me, avete ricordi legati a Geppo, Soldino o nonna Abelarda, o se siete curiosi di scoprire questo meraviglioso capitolo del fumetto italiano, vi invito a tuffarvi nelle pagine di questi capolavori. E, ovviamente, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime puntate di Storie dalla soffitta. Qui, ogni fumetto ha una storia da raccontare e io sono qui per raccontarvela. Alla prossima avventura! Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione. Iscriviti al canale, entra in questa visione. La soffitta è un rifugio segreto dove ogni fumetto è un universo completo. Storie dalla soffitta, vieni qui anche tu. Ogni video è un viaggio, tutto da vivere in più.